E se ti dicessi che puoi utilizzare i profumi per fare successo in qualsiasi ambito, esteriore o interiore? Se c'è una cosa che avrei voluto sapere sui profumi è proprio questa. Questa cosa si chiama condizionamento olfattivo. In realtà ne parla pochissima gente ed è una cosa che ho scoperto per mia esperienza personale, perché io l'ho sempre fatto, ho preso per scontato e ultimamente quando iniziavo a farlo la gente mi chiedeva e quindi ho pensato di poterlo provare a portare, magari lo trovate interessante, fatemi sapere cosa ne pensate. L'olfatto è il senso più intenso, è il senso che è più connesso in modo diretto, anzi letteralmente connesso in modo diretto a differenza di tutti gli altri sensi, sia con la nostra memoria che col sistema limbico, quindi le emozioni. Per quello quando a volte camminiamo magari per strada sentiamo un odore che ci riporta, ci scaraventa di colpo in un ricordo che pensavamo di aver dimenticato, ma non solo ti ricordi non so, magari una stanza o una situazione particolare, ti ricordi anche la sensazione che avevi in quel momento. Molto spesso lo associ a un gusto, lo associ a qualcosa che avevi sentito, lo associ veramente a tante cose, anche un'immagine. Quindi è veramente qualcosa di molto molto potente. E quindi io nella mia testa, in modo involontario, dicevo: ma scusa, ma perché questa cosa non posso sfruttarla a mio vantaggio? Siccome è da un bel po' che sto facendo un percorso di crescita interiore, sia a livello proprio esterno, quindi a livello di libri, conoscenze, cose che imparo, psicologia, filosofia, ma anche a livello interiore, quindi proprio a livello spirituale, con meditazioni, pratiche di mia esperienza personale, una delle cose su cui sto lavorando recentemente è il journaling, quindi aiutarmi anche a livello di testa a sbrogliare qualche nodo lasciato lì, qualche pattern negativo, qualche credenza negativa, e invece a diventare più consapevole delle mie emozioni e a utilizzarle quando mi servono. Quando vedo dei pattern negativi ne divento consapevole e cerco pian piano di cambiarli in cose invece più che mi possono aiutare. Ne parlo anche negli altri video in cui parlo di tutti questi argomenti, ma che cosa c'entra l'olfatto con questo? C'entra che siccome esiste quello che vi ho chiamato prima, il condizionamento olfattivo, se noi quindi associamo a un odore, un pensiero, un'emozione, una situazione, automaticamente quella cosa ci riporta lì, come abbiamo detto. E quindi se questa cosa, invece di farla in modo compulsivo o a caso, la facessimo consapevolmente sapendo quello che stiamo facendo, così da poter rievocare nella nostra testa, a livello chimico proprio, una sensazione, un qualcosa che ci può aiutare in quel momento. Perché? Perché tendenzialmente funziona così. C'è una certa circostanza, una situazione. A quella situazione rispondi o reagisci con un pensiero. Il pensiero crea un'emozione. Le emozioni non sono altre che i nostri pensieri sotto forma di sensazione fisica, quindi manifestati a livello fisico. L'emozione crea un'azione, l'azione crea dei risultati. Quindi in base a come noi rispondiamo a livello di pensiero a qualcosa, possiamo cambiare tutta questa catena e fare in modo di avere dei risultati diversi. Quindi con un po' di maestria delle emozioni, quindi qualcuno che è consapevole di insegnarvi questa cosa, magari voi stessi, oppure qualcuno che ci ha lavorato come me, un po' di consapevolezza e il sapere, gli odori giusti da poter associare, che magari già chimicamente aiutano a raggiungere certe cose, si può far rievocare nel nostro cervello tramite un odore, tramite un profumo, un pattern che può lavorare a nostro favore. E come si fa questa cosa? Beh, innanzitutto si deve scegliere un odore, un profumo da associare a qualcosa, e meglio che quell'odore, quel profumo siano qualcosa che non hai mai sentito o in quella circostanza, insomma qualcosa che ti è nuovo, anche perché se no devi creare un qualcosa di più intenso confronto a quello che inconsciamente hai già creato la prima volta che l'hai sentito, perché che tu lo voglia o no, quando hai sentito quel profumo la prima volta, quando lo senti, crei comunque una circostanza, come una fotografia. E il nostro obiettivo è quello di, se hai già sentito quella cosa, creare una fotografia da sovrapporre a questa, oppure addirittura meglio se non c'è, la memoria è libera e puoi crearci quello che vuoi sopra, quindi è un profumo che non hai ancora sentito. E in più sarebbe meglio anche scegliere in base all'emozione, alla situazione, al pattern che scegliete,
anche un profumo che sia adatto a quella cosa, perché ci sono proprio delle note nei profumi che sono collegate a livello scientifico a creare una certa chimica che può aiutare in qualcosa. Ad esempio, la lavanda è associata al rilassamento e gli agrumi sono associati a un qualcosa di energizzante, eccetera, eccetera. Quindi magari sfruttare, se tu dici guarda io voglio magari crearmi una situazione favorevole da un punto di vista di energia, quindi qualcosa che mi faccia essere pronto, energico, magari utilizzare un profumo che abbia già delle note utili a quello, così possono anche aiutare di più nel condizionamento olfattivo. Quindi scegliere il profumo, capire che cosa si vuole condizionare e poi farlo, e serve per farlo un'esperienza bella, intensa oppure ripetitiva. Quindi o una situazione magari meditativa, con delle affermazioni o cose visive, utilizzare gli altri sensi belli intensi per quella cosa, oppure ripetere questa cosa più volte, quindi per più giorni, più tempo, più ore, ogni tot a cadenza, ripetere quella stessa emozione, quella stessa cosa, evocarla dentro te. Per quello serve sapere come gestire la cosa, per quello serve un minimo di pratica. Se non avete mai fatto meditazione o altro è un po' complesso, però saper dare un nome a una sensazione che proviamo, evocarla, evocare magari un'immagine, utilizzare tutti i sensi per rievocare qualcosa di positivo, oppure una cosa che volete, magari anche semplicemente il sentirsi rilassati, qualsiasi cosa, e poi utilizzare l'odore per abituarsi a questa cosa. Per tutto il tempo riabituarsi a quello e poi continuamente a cadenza regolare farlo finché non sarà ben stabilito. Più l'esperienza è intensa e prima questa cosa accadrà. A inserirsi proprio nel subconscio. Ad esempio, io un giorno ho fatto anche un video a riguardo, ho comprato un profumo di Parfum de Marly che era Layton, un profumo pazzesco, buonissimo. Il problema cos'è? Che quando l'ho proprio comprato prima di andare a Los Angeles, e sono stato a Los Angeles per circa 20 giorni, 3 settimane, qualcosa del genere, quando sono tornato l'ho venduto, anzi in realtà l'ho scambiato per un altro Parfum de Marly che mi piaceva di più. Perché mi dite? Perché l'ho associato, siccome non l'avevo mai l'avevo sentito in profumeria, ma quando lo senti in profumeria in realtà non è che ti dà questa associazione olfattiva, perché senti tanti profumi lì, quindi non vai proprio ad associarlo a quella cosa, ma più la prima volta che lo indossi cambia, ecco. Quindi l'ho associato a tutti questi 15 giorni, 20 giorni in cui ho passato la maggior parte del tempo in macchina, perché a Los Angeles si passa tantissimo tempo in macchina a passare da una parte all'altra. Io soffro di mal d'auto e quindi l'ho associato proprio alla nausea, l'ho associato proprio a quella sensazione di attesa, di nausea, di aspettativa infinita, e quindi ogni volta che lo risentivo mi faceva venire la nausea e ho dovuto darlo via. Questo è un esempio. Un altro esempio è, io qua ho una vision board in cui una volta avuto tutti i miei obiettivi, adesso sono rimaste un po' di cose e anche delle persone che ammiro, e ho associato questa vision board, quindi un po' un ipotetico ideale di persone da cui ammiro cose, da cui prendo spunto, e un po' la mia idea di successo a livello materiale, l'ho associata a un profumo che mi dà un'idea già di successo, che è Tom Ford Oud Wood, un profumo che ho comprato tantissimo tempo fa e mi sa proprio di successo, quindi ogni volta che la guardo, e una volta facevo anche affermazioni guardando questa cosa, lo adoravo e lo mettevo, e adesso tuttora lo metto quel profumo tutte le volte che voglio quella confidence per magari una situazione di lavoro, una situazione importante in cui voglio, ogni volta che mi arriva uno sniff, ricordarmi che io sono come quelle persone che ammiro. E quindi questa cosa funziona. E ragazzi, ecco qua, fatemi sapere cosa ne pensate, se ho un'idea che può piacervi, perché in realtà avevo pensato di provare magari a fare un corso riguardo a questa cosa, se c'è abbastanza gente interessata. Magari perché ovviamente creare un tutorial su come associare un profumo, fare un corso, fare dei video associati, magari anche in futuro ho pensato di poter scegliere anche dei profumi adatti a varie situazioni. Potrebbe essere un qualcosa che può ricollegare nel mio ambito sia la parte di profumi che a me è sempre piaciuta, ma anche la parte interiore, il respiro, tutte cose che io comunque studio e di cui sono appassionato e che faccio da tanti anni. Quindi sarebbe un modo abbastanza utile anche per condividere la mia esperienza e qualcosa che conosco che magari non tutti sanno. Fatemi sapere cosa ne pensate. Per qualsiasi cosa rimango disponibile. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.